Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 116. Castore e Polluce, i Dioscuri figli di Leda. Ci sono coppie di fratelli che si osteggiano, che si combattono, che tra loro instaurano un rapporto di odio dovuto spesse volte a questioni di eredità o di spartizione di terre. Ci sono coppie di fratelli che si vogliono bene e che si difendono l'un l'altro, come Eracle ed Ificlo. Ma c'è una sola coppia nel mito che riesce a dimostrare un incondizionato amore fraterno, un supporto reciproco, la dedizione di uno verso l'altro. Il racconto di oggi riguarda i Dioscuri, i due splendenti figli di Zeus, come vengono chiamati, Castore e Polluce. La loro genealogia è un po' complessa, ora te la sottopongo. Re Tindaro di Sparta sposa Leda, così bella e così perfetta da attirare lo sguardo interessato di Zeus. Leda è superba, è fedele, e non c'è verso che il re degli dei possa anche solo pensare di riuscire ad insinuarsi tra lei ed il marito. Zeus, per riuscire a giacere con la sua preda, si trasforma in un dolcissimo e tenero cigno e sulle rive di un fiume gorgogliante, all'ombra di alberi che riparano la regina dalla calura, Zeus riesce nel suo intento. Ti ho parlato di questa seduzione nella puntata dedicata a Paride ed Elena in un lontano episodio della prima stagione. Dall'unione con Tindaro nascono Castore e Clitennestra, dall'unione con Zeus, Polluce ed Elena. Tindaro benevolmente adotta come suoi i Pargoli, figli di Zeus. Di Elena e Clitennestra parleremo in un'altra occasione. Ci soffermiamo oggi sui due gemelli fratellastri. Polluce ha il dono dell'immortalità ed è un invincibile pugilatore, mentre Castore, che è il figlio mortale di Tindaro, ha un incredibile dono. Nessuno lo supera nell'arte della guerra, nel governare una biga e nel domare cavalli. Questi due gemelli sono venerati in Grecia e a Roma e tenuti in gran conto in entrambe le culture. Sulla cordonata del Campidoglio a Roma, due imponenti statue equestri di Castore e Polluce impreziosiscono la città. Una delle immagini più rappresentative del foro romano ritrae le tre colonne di quello che fu il Tempio dei Dioscuri. Tornando a loro, in carne ed ossa, i due partecipano al viaggio degli Argonauti, organizzato da Giasone per andare a recuperare il Vello d'Oro nel profondo Mar Nero, nel regno della Colchide, governato da Re e Eta. Proprio questa azione, questa eroica partecipazione, fa diventare i due Dioscuri i numi tutelari dei viaggiatori sul mare. Quei brillanti bagliori che appaiono durante i temporali sulle estremità degli alberi delle navi, quelli che noi chiamiamo i fuochi di Sant'Elmo, sono una rappresentazione, una dimostrazione della loro presenza di buon auspicio. In questo viaggio Giasone deve affrontare, tra le varie avventure e pericoli, la sfida di Amico, re dei Bebrici.
crudele pugilatore di una ferocia mai vista, Amico non sconfigge solamente chiunque gli si pari dinanzi. Gode nel fare a pezzi viso e corpo dell'avversario dopo averlo abbattuto. Indossa sulle mani delle fasce con punte di bronzo per maciullare qualsiasi malcapitato. Se poi pensi che Amico è figlio di Poseidone, la potenza e la furia dei marosi e delle tempeste sono compresse nei muscoli delle sue braccia. Il suo corpo muscoloso pare invulnerabile. Amico sfida qualsiasi straniero arrivi nelle sue terre ed è visto come un invincibile condottiero del suo popolo. Come le vele della nave Argo di Giasone vengono avvistate all'orizzonte, Amico e i suoi cominciano già a prepararsi ad un nuovo mortale scontro di pugilato. Come la nave attracca, Amico getta la sua sfida. Se vogliono riprendere il loro viaggio, quanti sono a bordo devono scegliere tra di loro un campione o lo stesso capitano per un amichevole scontro di pugni. Giasone non lo affronta, non ci pensa nemmeno di rappresentare i suoi compagni di viaggio in uno scontro suicida e soprattutto non ne ha bisogno. Ha nella sua ciurma qualcuno che scalpita e non vede l'ora di confrontarsi con questo terribile nemico, Polluce. Annoiato dal viaggio, infatti, brama di muovere un po' le mani. Salta giù da Argo, si unge il corpo con olio, con calma si cinge i capelli e infine si fascia le mani. Non usa particolari protezioni. Al contrario di Amico, Polluce si protegge le nocche con delle normali corregge. Lo scontro inizia subito in modo strano. Amico va all'attacco con le braccia aperte, come a sfidare l'avversario. Nel momento in cui i due corpi si avvicinano, i due pugni di Amico convergono come una terribile tenaglia sul viso di Polluce, mancandolo. Il semidio, figlio di Zeus, che combatte contro Amico, anch'egli semidio, Polluce, dicevo, usa una strategia per distrarre e far irritare Amico. Gli sgancia brevi ma precisi pugni al volto e poi si ritira, evitando i colpi del suo avversario, che manca sempre il bersaglio. Come si potrebbe dire oggi, ricordando il mito del mondo della boxe, Muhammad Ali, Polluce vola come una farfalla e punge come un'ape. Amico comincia a fumare di rabbia, i suoi colpi disarticolati e imprecisi muovono l'aria. Non ha subito grossi danni fisici, solo il suo io ha gli occhi gonfi. Amico comincia a temere il giudizio del suo popolo. Aumenta i colpi, che ormai paiono sparati a casaccio, ma riesce solo a sfiorare per caso il torso di Polluce un paio di volte. Un colpo alla mascella stordisce Amico, un altro colpo gli rompe il naso. Polluce continua a stuzzicarlo e lo irride. Amico ha un momento di lucidità e capisce la strategia di cui è stato vittima fino ad ora. Riesce ad anticipare, sfuggendolo, un pugno di Polluce. Lo agguanta al corpo e blocca il braccio destro del semidio, spingendolo contro un muro. Impossibilitato a muoversi, Polluce pare ormai alla mercé di Amico. Il figlio di Poseidone carica di potenza e rabbia il suo sinistro, preparando un mortale montante. In quella frazione di secondo, Polluce colpisce il gomito destro di Amico, disarticolandogli il braccio. Il gomito è il suo unico punto debole e Amico passa dall'avere la meglio al soccombere ad un colpo alla tempia, morendo all'istante. I bebrici, al vedere il loro re, il loro invincibile e crudele e forte e sovrano, morire sotto i colpi di questo avversario sconosciuto, insorgono carichi di desiderio di vendetta. Purtroppo per loro, i tipi che compongono l'equipaggio della nave Argo sono tutti eroi e solo eroi,
La battaglia che ne segue può essere definita una scaramuccia per la sua brevità e la immediata sottomissione della popolazione, ora orfana di re. Sacrificati 20 tori a Poseidone in memoria di Amico, Giasone e i suoi riprendono festosamente il loro viaggio. Se ti va di riscoprire il viaggio di Giasone e i suoi, trovi tutti gli episodi nella prima stagione. Castore e Polluce sono compagni anche di malefatte. In più di una occasione si spalleggiano e si aiutano in azioni malandrine, forti delle loro superiori sagacia e abilità. La loro storia si infittisce con la spigolosa relazione che i Dioscuri hanno coi cugini, Ida e Linceo. Questi rapporti si incrinano a causa della rottura di una promessa di matrimonio. Febe e Ileria sono due bellissime sorelle, figlie di Leucippo di Messene, fratello di Tindaro e di Afareo. Febe è una sacerdotessa di Atena e Ileria lo è di Artemide. Entrambe vengono promesse spose ai cugini Ida e Linceo, figli di Afareo. Ida e Linceo sono altri due eroi eccezionali e anche loro si sostengono e si aiutano l'un l'altro. Te ne parlo brevemente perché meritano un episodio tutto loro. Ida, che è figlio di Poseidone ed è stato al solito adottato da re Afareo come figlio suo, è un eroe che si lascia andare alle passioni e che va sempre in cerca di nuove avventure e scontri. Tra l'altro gareggia con Apollo per l'amore della bella Marpessa. Linceo, il fratello più giovane, invece, ha una vista eccezionale che lo porta ad essere la vedetta della nave Argo. Il suo sguardo riesce a penetrare anche sottoterra, tanto per farti un'idea della sua acuità. In effetti, occhio di lince, che spesso usiamo per segnalare una vista perfetta o un'accesa attenzione per i particolari che sfuggono agli altri, non deriva dal felino lince, anzi è proprio il contrario, è questo felino a prendere il nome dell'eroe argonauta. Così, l'Accademia dei Lincei, orgoglio della nostra nazione, dal 1603 fa derivare il proprio nome e la caratteristica fondamentale dei propri componenti dalla vista del felino dal nome mitico. Tornando alle figlie di Leucippo, le Leucippidi, e cioè Febe e Ileria, esse vengono promesse spose a Ida e Linceo. A seconda delle versioni, in un caso Castore e Polluce rapiscono le giovani soffiandole, per così dire, sotto al naso ai cugini, in un altro invece Leucippo si fa abbagliare dai doni portati dai Dioscuri e cambia le carte in tavola in favore dei gemelli di Sparta. Non importa l'avventura vissuta insieme sulla nave Argo, non importano i canti e le bevute e i combattimenti affrontati fianco a fianco. Questa azione porta il gelo tra i cugini, che non si riappacificheranno se non alla morte di Afareo, incontrandosi ai riti funebri del re di Messene. I quattro, di comune accordo, organizzano una scorreria che avrà inaspettate conseguenze. Di questa avventura dei Dioscuri e di Ida e Linceo e di molto altro torneremo a parlare nel prossimo episodio. Ti aspetto. Se questo podcast ti piace, lascia un commento. Condividi con i tuoi amici gli episodi che ti piacciono di più. È il modo più bello e sincero di aiutarmi a far conoscere questo canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti. In questo modo non perderai nessun nuovo episodio. E infine puoi sostenere questo progetto acquistando o regalando Il Re degli Dei, il libro nato proprio qui, che racchiude le storie più belle della mitologia greca, dall'origine dell'universo alla salita al trono di Zeus. Lo trovi sugli scaffali di tutte le librerie e anche in quelle online. Buona lettura. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato.
Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.